Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi di lavanda e di raccolta dei fiori di lavanda perché è una pianta straordinaria. Il mio giardino in questo periodo si presenta, per aprire una parentesi un po' sulla situazione, si presenta veramente molto provato da questa siccità di 2 mesi e da questo calore veramente interminabile. La settimana scorsa è stata comunque abbastanza gestibile, ha fatto caldo, però era un caldo tipicamente estivo. Torneranno queste temperature infernali per una quarta ondata di calore e quindi vediamo un po' le mie piante come si comporteranno. Io sto cercando di lasciarle un pochettino a se stesse, anche per capire un po' in giardino quali sono le piante un po' più robuste, perché comunque nel corso degli anni credo che la temperatura sarà più o meno sempre questa. Questo cambiamento climatico un po' in atto porterà sempre a queste estati abbastanza roventi. Spero il prossimo anno in un'estate, anche se calda, comunque un pochettino umida, per poter bagnare un po' le mie piante. Chiusa questa parentesi, la lavanda. La lavanda è una pianta straordinaria perché è una pianta che sistemata in giardino resiste benissimo anche alle alte temperature e anche alla siccità. Io le mie piante di lavanda, piantate 2 anni fa, se non ero 3 anni fa, in giardino le ho bagnate veramente pochissimo, ho sempre lasciato fare più che altro alla pioggia, agli agenti atmosferici, diciamo così, in modo che si gestissero da loro, ed è una pianta veramente robusta. Adesso la vediamo insieme, questo filare di lavanda che ho creato qui in giardino, che è andato in fioritura, poi purtroppo anche per il caldo, per gli impegni lavorativi e peraltro non sono riuscito a raccogliere i fiori quando erano belli viola. Qualcosa ho raccolto, ho portato in casa, ho fatto dei mazzetti. Oggi invece volevo raccogliere comunque ancora della lavanda perché voglio acquistare questi sacchettini, un po' quelli che si usano per le bomboniere, per mettere i confetti, per inserire all'interno proprio la parte terminale del fiore, proprio l'infiorescenza, senza il gambetto, perché non devo creare dei mazzetti, ma devo crearmi dei sacchettini. Questi sacchetti possono essere preparati con all'interno i fiori di lavanda che profumano comunque, anche se sono già sulla fase un po' di essiccamento direttamente sulla pianta, perché sono arrivato un pochettino in ritardo. Comunque possiamo preparare questi sacchettini che verranno sistemati all'interno degli armadi, possiamo sistemarli anche negli armadietti della cucina per evitare che le farfalline entrano per andare a fare le uova all'interno delle farine, ad esempio. In questo è un periodo in cui bisogna fare molta attenzione perché ho già dovuto buttare via 2 sacchetti di farina perché c'erano questi vermetti all'interno, perché queste farfalline riescono ad entrare praticamente ovunque, si infilano ovunque e creano questo danno alle nostre riserve alimentari per quello che riguarda la farina, ma non solo. Ho notato la presenza di vermetti anche nella farina di ceci, ad esempio. Così ho acquistato dei barattolini metallici con una bella chiusura e là dentro spero che non entrino. In più voglio fare questo esperimento di mettere proprio questi sacchettini appesi all'interno di questi armadietti proprio per evitare che queste farfalline entrino. Ho letto che può essere un sistema per tenerle lontane, vedremo. Una piccola parentesi sulla coltivazione della lavanda. La lavanda deve essere sistemata comunque in giardino in un posto al sole. Dal momento dell'impianto per il primo anno di coltivazione dobbiamo seguirla con le bagnature perché deve radicare e quindi deve essere un po' aiutata. Dal secondo anno in poi una pianta che si sviluppa anche abbastanza velocemente crea poi questi bellissimi cespugli che vanno potati in un certo modo. Non possiamo raccogliere i fiori di lavanda andando a staccare soltanto le sommità fiorite, bisogna proprio tagliare in un certo modo perché così la pianta si mantiene sempre compatta, con questa forma, questa potatura diciamo estiva che dà alla pianta una forma sempre un pochettino arrotondata, gliela diamo noi per mantenerla sempre compatta, perché se la lavanda la lasciamo andare per conto suo togliendo soltanto i fiorellini, i fiori, la parte terminale lasciando tutti gli spuntoni, questo fa sì che la pianta poi si sviluppa in maniera disordinata diventando un arbusto molto ramificato, spoglia la base, quindi crea tutto in altezza e invece noi dobbiamo cercare di mantenerla compatta. Altre note di coltivazione sulla lavanda: è una pianta che sopporta anche le basse temperature, quindi l'inverno non ha nessun problema, non dobbiamo proteggerla, insomma è proprio una pianta da giardino moderno, di questi giardini che
in cui vengono sistemate delle piante che seguono un po' anche questo cambiamento un po' climatico. Quindi se abbiamo un giardino molto esposto al sole, che si secca molto facilmente per le alte temperature, perché non piove, ci sono dei momenti di grande siccità, sicuramente la lavanda è una delle piante che ci garantirà sempre una buona fioritura se potata in un certo modo e una buona resistenza in giardino. Adesso mi sposto, andiamo a raccogliere qualche fiore di lavanda, così vediamo come intervenire proprio per far sì che la pianta si mantenga compatta. Eccomi qua al sole, al caldo, perché la lavanda, come dicevo prima nel video, all'inizio del video, è una pianta che vuole il sole. Non possiamo coltivarla in ombra perché altrimenti non fiorisce, non si sviluppa bene. È una pianta che vuole proprio un clima mediterraneo e un bel sole. Io per la raccolta della lavanda, siccome è un'operazione abbastanza lunga, anche abbastanza impegnativa, adesso raccoglierò qualcosa, poi magari domani sera, quando il clima sarà un pochettino più fresco, continuerò a fare la mia potatura e raccolta dei fiori, perché altrimenti qui c'è da sudare tantissimo. Però io, per evitare di stare a pensare al caldo, cosa faccio? Mi creo un po' delle atmosfere che sono anche carine, come ad esempio per la raccolta della lavanda solitamente io uso un cestino di vimini, perché mi sembra proprio adatto per raccogliere questa pianta, i fiori di questa pianta, perché è un qualcosa che mi ricorda un pochettino la Provenza, il cestino di vimini, le cesoie e la raccolta dei fiori. C'è anche da dire che raccogliere i fiori di lavanda, anche se un po' impegnativo, è sempre straordinario, perché la pianta ha un potere rilassante, quindi il profumo della lavanda è un qualcosa che può servire per rilassarsi. Se portiamo in casa mazzetti di lavanda da appendere in giro per le nostre stanze o creiamo questi sacchetti, comunque la lavanda trasmette questo odore, diffonde questo odore all'interno dell'ambiente e crea proprio un senso di rilassamento. Quindi è una pianta assolutamente indicata per soggetti come me, ad esempio, che vivono un po' nella quotidianità, sempre con un po' di ansia. Io sono un soggetto abbastanza ansioso, anche abbastanza ipocondriaco, attraverso dei momenti anche un pochettino di rabbia per determinate cose che vorrei cambiare ma non cambiano, e quindi devo gestire un pochettino la mia rabbia, un pochettino la mia ansia su tante cose, e la lavanda è un qualcosa che torna veramente utile. Quindi utilizziamo la lavanda all'interno dei nostri ambienti, ma non solo se siamo dei soggetti nervosi o ansiosi, possiamo semplicemente utilizzarla proprio per profumare il nostro ambiente, e se mettiamo un po' di piante di lavanda nel nostro giardino, la raccolta è veramente abbondantissima. Potete vedere qui questo lungo filare di lavanda, qui ho da raccogliere tantissimi fiori. Ormai non sono più quel violetto spettacolare, ma comunque sono profumati. In più ricordo che quando prepariamo i sacchettini di lavanda, a un certo punto ci sembrerà nel corso dei mesi che non profumano più. Cosa facciamo? Li prendiamo, li schiacciamo un pochettino per rompere i fiori secchi all'interno e torneranno a sprigionare di nuovo questo buonissimo odore. E in più può essere anche una profumazione da inserire all'interno, ad esempio, delle nostre automobili, per non comprare magari queste profumazioni chimiche. Possiamo utilizzare proprio anche la lavanda per questo. Insomma, una pianta che profuma tutto. Adesso vediamo come potare. Potete vedere, mi sposto un attimo. Potete notare che io ho già cominciato a potare la lavanda. Vedete che qui la potatura fatta in un certo modo dà alla pianta un aspetto arrotondato, un po' a cespuglietto rotondo. Questo fa sì che si crea poi tutto un filare arrotondato, un po' come quei giardini di lavanda che vediamo nelle foto della Provenza, ad esempio. Vediamo come raccogliere questi fiori, perché solitamente si raccolgono così un po' a caso, però questo crea un danno alla pianta. Vedete che io qui ho già raccolto le sommità fiorite e queste mi serviranno poi per essere inserite all'interno di questi sacchettini di stoffa. Potete vedere qui le sommità fiorite della lavanda, che sono molto lunghe, poi dipende anche dal tipo di lavanda che abbiamo comprato. Questa dovrebbe essere, se non sbaglio, una lavanda chiamata anche lavandino, adesso non ricordo bene comunque la varietà e la specie di questa lavanda. Questo tipo di lavanda tende a creare queste lunghe infiorescenze che poi per il peso anche un pochettino si sdraiano e quindi creano qualcosa di sdraiato. Allora noi che cosa facciamo? Non andiamo a tagliare la nostra lavanda, come ho detto all'inizio del video, in questo modo, lasciando questi spuntoni
sulla pianta, perché esteticamente poi non sono neanche belli e questo può creare veramente un danno alla lavanda. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare praticamente a tagliare proprio quasi all'intersezione tra la parte che ha portato i fiori e le prime foglie. Noi le prime foglie dobbiamo tagliarle, ma non completamente, dobbiamo arrivare a tagliarne più o meno la metà. Adesso spero di essermi avvicinato abbastanza con la telecamera, perché facendo i video da soli devo gestire anche un pochettino le inquadrature. Spero che si veda bene. Io raccoglierò 2-3 steli fioriti di lavanda. Vedete che qua c'è tutta questa parte con le foglie. Io andrò a tagliare a metà queste foglie, quindi non andrò a tagliare qui per evitare di colpire le foglie, ma li sposterò un pochettino più giù e andrò a tagliare in questo modo, in modo da creare comunque una sorta di potatura che dà alla pianta una forma arrotondata, se voglio dargliela arrotondata, e quindi vado un pochettino giù a tagliare, vedete? Senza danneggiare troppo le foglie, nel senso taglio metà di ciò che trovo di grigio chiaro. In questo modo la pianta svilupperà dei nuovi rametti e si manterrà bella compatta. Se non faccio questo lavoro, come dicevo, la pianta comincerà a sviluppare delle ramificazioni molto lunghe, si alzerà a livello del terreno come sviluppo delle foglie e lascerà poi il centro della pianta completamente spoglio e prenderà un aspetto veramente disordinato. Io poi vado, in questo caso che voglio farmi i sacchettini, vado a raccogliermi semplicemente la parte fiorita che andrà inserita poi nei sacchetti. Continuo con la mia potatura, quindi cerco di dividere un pochettino ciò che trovo. Vedete che qui ho trovato questi fiori della lavanda, io prendo così e taglio qui. Nello stesso modo scendo sempre un po' sotto, quasi a colpire proprio la metà dello sviluppo delle foglie. Volendo, se trovo anche qualcosa che spunta un po' così solo di foglie, vado a dividerlo semplicemente a metà. E in questo modo, mentre raccolgo i miei fiori, faccio una potatura estiva alla lavanda. Anche qui, naturalmente vedete che all'interno, questa è una dimenticanza mia dell'anno scorso, la lavanda tende a creare poi dei buchi, ma questi verranno poi riempiti dalla vegetazione. Anche qui scendo giù, qui ad esempio vedete che arrivo quasi alla parte lignificata, non devo scendere fin là sotto, quindi piuttosto taglio qui. Anche in questo caso taglio qui, faccio un taglio qui e logicamente è un lavoro, non dico da certosino, però bisogna impegnarsi un pochettino. Anche qui vado a cercarmi le prime foglie, non vado a tagliarle completamente, ma le taglio a metà, proprio per dare alla pianta uno sviluppo compatto, perché la lavanda è una pianta che, se la potiamo, patisce tantissimo il fatto della potatura che arriva nella parte lignificata. Questa è una parte ancora verde, morbida, sotto una parte lignificata. Se io vado a tagliare qui, la pianta entra in sofferenza e fatica poi a ributtare di nuovo delle foglie. Quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che la lavanda è una pianta facile da coltivare in giardino, ma deve essere seguita con questa potatura di raccolta dei fiori, proprio per mantenerla compatta. Io avevo una bellissima lavanda che mi ha regalato la mia amica Lidia, che purtroppo l'ho persa perché l'ho dimenticata, non l'ho mai potata, si è sviluppata tipo alberello, spoglia alla base, poi ho deciso di ridargli di nuovo la forma compatta, sono sceso tanto nella parte lignificata e la pianta è morta, non ce l'ho più. Questo mi è spiaciuto tantissimo perché era una stupenda lavanda. Vado sempre a scendere un po' giù e in questo modo vedete che non c'è neanche da decidere chissà cosa tagliare, basta scendere nella parte grigia e tagliare a metà le prime foglie che troviamo, anche prendendo tutto insieme. Poi se troviamo qualcosa che spunta, che ci siamo dimenticati, che cosa possiamo fare? Possiamo fare una potatura in questo modo della nostra lavanda raccogliendo i fiori e pian piano poi magari torniamo indietro e facciamo magari dei lavori, un po' di arrotondamento del nostro cespuglio. Vedete che io non taglio, adesso vi faccio vedere perché mi piace essere un po' chiaro, devo trovare un qualcosa, ecco qui, spero che si veda
nella telecamera, eccolo qui. Io se voglio fare una potatura non vado a tagliare qua sotto, non vado a tagliare qui, piuttosto taglio qui. Ecco qua. Mi tengo sempre un pochettino più alto. Ciò che invece va tanto in fondo e fa sì che le foglie sono a livello delle altre, allora quelle non le tocco, le posso lasciare anche così. Cerco di dare alla pianta già un aspetto che voglio, ordinato e esteticamente pulito. Tutto ciò che si sdraia lo tiro su, lo prendo e vado a tagliare. Anche qui vedete che c'è questo ramo, la parte che porta i fiori finisce qui, ma io non vado a tagliare qui, prendo un ciuffettino e lo taglio a metà. Questo piccolino lo taglio anche così, questi posso tagliarli così e vado avanti con il mio lavoro. Se qualcosa parte dall'interno lignificato come questi, a questo punto li elimino alla base, tanto rimane poi nascosto un pochettino questo buco. Anche questo taglio a metà e questi ne prendo uno e taglio. Attenzione a non scendere nella parte lignificata della pianta. Se ci siamo dimenticati per 1 o 2 anni di fare questo tipo di raccolta e una potatura ben fatta, piuttosto accorciamo ciò che possiamo accorciare, la lasciamo un po' a sviluppo un po' disordinato. Ci sono dei metodi per recuperare le lavande, ma se vogliamo recuperarle andando a tagliare nella parte lignificata e la pianta entra in sofferenza, sarà da seguire poi con un po' di bagnatura, perché le prime foglie patiranno, perché la pianta poi, ricordiamoci che questo tipo di lavoro lo facciamo in una stagione molto calda e quindi dobbiamo seguirla tantissimo. Quindi per questo dico la regolarità nella coltivazione della lavanda e nella sua raccolta di fiori con potatura associata è un qualcosa veramente da fare, come dicevo, con regolarità, e manteniamo un pochettino un qualcosa di arrotondato senza impazzire. Naturalmente la lavanda è una pianta robusta, ci penserà lei poi a colmare magari alcuni buchi che si sono creati. In questo modo vado a raccogliermi anche tutti questi fiori profumati che poi andrò a tagliare, oppure possiamo tagliarli qui e ottenere un mazzetto poi da portare in casa. Una volta effettuata la potatura, se voglio fare i sacchetti, ci sarà un qualcosa di un pochettino più noioso, che è quello di tagliare proprio le sommità fiorite. Il resto io tendo sempre poi, il resto della parte che ha portato i fiori, tendo sempre a sminuzzarla, a lasciarla un pochettino sparsa qui in giardino, un po' come una sorta di, può servire anche come una sorta di pacciamatura. Io l'ho utilizzata anche un pochettino nell'orto, perché ho fatto delle semine, ne ho sistemata un pochettino, proprio per far sì che questo sole talmente caldo non asciuga subito il terreno dopo le bagnature, soprattutto se ci sono delle semine, perché le piante seminate hanno bisogno proprio di essere seguite e rimanere anche sempre abbastanza umido. Quindi vedete che io poi mi faccio un po' di materiale che posso portarlo sia nel compost, volendo posso portarlo anche intero, ma io tendo sempre a sminuzzare tutto abbastanza con le cesoie, per aiutare anche nel compost magari i microrganismi a fare il loro lavoro, gli do una mano d'aiuto. E in questo modo, se voglio spargere un po' nel terreno qua in giardino, non ho dei rami lunghi sparsi in giro, ma ho qualcosa di sminuzzato che ricorda un pochettino una buona pacciamatura. Io andrò avanti adesso con questo lavoro di selezione, in modo da prendere proprio le sommità fiorite, e così posso prepararmi questi sacchetti che tra l'altro posso poi portare in giro agli amici o in famiglia da regalare, per sistemare magari all'interno, come dicevo, dell'abitazione. Vorrei aggiungere anche un argomento. La lavanda può rivelarsi utile non come fonte di guarigione naturalmente, ma come palliativo naturale per creare delle situazioni di rilassamento. Come dicevo, la lavanda è un qualcosa che con il suo profumo rilassa proprio il corpo, rilassa la mente, e quindi possiamo portare all'interno delle stanze dove abbiamo queste persone che soffrono di queste malattie
neurodegenerative, sembra un po' un problema a pronunciare questa parola, possiamo provare a portare dei sacchetti di lavanda raccolta o acquistata, anche se non abbiamo l'opportunità di poterla raccogliere, per creare all'interno delle camere dove ospitiamo queste persone un qualcosa che possa diffondere un profumo che rilassa la mente e il corpo, in modo da dare a queste persone l'occasione di poter respirare un qualcosa che automaticamente le rilassa un pochettino. Certo, queste sono malattie che creano forte agitazione, forte nervosismo, ma questo perché? Non è tanto, non credo, adesso non voglio entrare tanto in merito al discorso per quello che riguarda la parte medica, ma io noto, anche per esperienza, che queste persone si trovano in uno stato di agitazione, di nervosismo, a volte può diventare anche ingestibile, per il semplice fatto che sono persone che hanno queste malattie che fanno sì che non riescono più a comunicare, non riescono più a fare delle cose, anche semplicemente, non lo so, facciamo un esempio, diamo un pennello e dei colori a queste persone, non sanno come fare, non sanno come colorare, bisogna mettersi lì, accompagnarle per farglielo fare. Ecco, trovarsi in una condizione in cui voglio fare delle cose ma non riesco e vorrei chiedere aiuto ma non posso, perché magari non riesco più a esprimermi, quindi non riesco più a finire una frase, già se penso questa cosa mi crea già agitazione, quindi immaginiamo queste persone che si trovano in uno stato proprio di fermo, voglio fare ma non riesco, voglio chiedere ma non riesco, e quindi è naturale che si crea all'interno questa grande agitazione, è un po' come un estraniamento un po' se si dice così, dal mondo, quindi vedo tutto fuori che si muove e prosegue e io sono fermo e non riesco più a far nulla, e quindi questo è il nervosismo e l'agitazione è giustificabile, perché ad esempio anche io, che al momento sto bene, se penso di non poter fare e di non poter parlare perché non riesco più, automaticamente mi si crea un forte stato di agitazione, di nervosismo, anche perché la mia mente funziona ancora, io guardo ciò che succede intorno a me, lo vedo e vorrei farlo anch'io, ma non posso più. E quindi queste persone vanno aiutate a tenersi sempre impegnate, cercando di creare sempre delle routine, un qualcosa che sia molto semplice. Anche nel parlare con queste persone bisogna usare delle frasi molto semplici, niente di complesso, niente di complicato. E per quello che riguarda la lavanda, il suo potere comunque rilassante può essere utilizzato negli ambienti dove queste persone dormono, ad esempio, un sacchettino magari di lavanda che diffonde un qualcosa che può semplicemente aiutarli a rilassarsi. Sicuramente non è la cura, non dico assolutamente che può essere una cura, ma può essere un qualcosa che si può utilizzare con queste persone proprio per creare una sorta di comunque di rilassamento nell'atmosfera e nell'ambiente dove queste persone soggiornano, vivono gran parte delle loro giornate. Bene, ho raccolto gli ultimi fiorellini, adesso interrompo questo lavoro perché qui ho già qualcosa. Ho incaricato Giorgio stamattina di cercarmi questi sacchettini, non so se li ha trovati, so che andava in un negozio di articoli per la casa, quindi potrebbe averli trovati, e così mi preparerò qualche sacchettino da portare alla mia famiglia, anche perché siamo coinvolti in un problema di questo tipo per quello che riguarda la malattia neurodegenerativa, e quindi preparerò poi un qualcosa da portare in famiglia, in modo da creare un qualcosa di rilassante, di tranquillo, un qualcosa che possa aiutare. Siamo sempre molto spinti verso la chimica perché è molto più facile, si acquista, si porta in casa il profumo, eccetera. Ma io credo che nella natura c'è la chiave un po' di tutto. Forse quello che dovremmo fare noi, invece di continuare ad andare avanti verso un sacco di cose che magari non ci servono assolutamente, ci distraggono soprattutto, un qualcosa che può veramente aiutare la mente a mantenersi sana è proprio un ritorno alla natura, ma soprattutto un ritorno ai ritmi della natura. Bene, con questo io concludo il video dedicato a questa pianta straordinaria che ogni tanto io prendo, stringo con le mani
e annuso, perché ha un odore veramente rilassante e buonissimo. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. È quasi mezzogiorno, quindi adesso vado a mangiare qualcosa e poi vedrò che cosa fare qui in giardino anche nel pomeriggio. Ciao a tutti e come sempre grazie. Qui c'è già un po' di fiorellini da mettere nei miei sacchettini. Ciao a tutti e grazie.